Oggi parliamo di una notizia che potrebbe scuotere il mondo del motorsport a 2 ruote, cioè Suzuki starebbe valutando un ritorno alle competizioni Superbike e MotoGP dal 2027, approfittando del cambio di regolamenti e dell'addio di Michelin come fornitore unico di pneumatici. Okay, però attenzione, questa notizia, questi rumors non sono una certezza e c'è un motivo molto preciso per il quale dobbiamo prendere questa situazione con le pinze. È una notizia fatta trapelare dal presidente di Suzuki in persona, ma come abbiamo già visto in passato, vabbè, ve lo dico nel pezzo. Volete i dettagli, tutti i dettagli e i retroscena della faccenda ben dettagliati? Okay, io ve li do. Oh, ciao da Mister Helmet. Bene, Suzuki, adesso è il caso di parlare di questa cosa di Suzuki, che è già uscita su qualche giornale, qualche dettaglio, addirittura il presidente, però non vuol dire che, non vuol dire che. In verità, da un lato la faccenda è più grossa e più seria di quello che i giapponesi vogliono lasciar trasparire, dall'altro ci sono dei dubbi proprio sulla provenienza di questo tipo di notizia qui, che avete visto negli ultimi giorni comparire qua e là fra i siti sui giornali, okay? Perché Suzuki, e stiamo parlando di questo, con il motorsport ha un rapporto un po' instabile, okay? Ha una storia vincente delle competizioni, però il reparto corse non è mai stato, quello di Suzuki, considerato una priorità assoluta per il marchio di Hamamatsu, cioè la mentalità aziendale, al di là di quello che noi vediamo perché consideriamo le case giapponesi tutte simili o tutte uguali, in realtà è molto diversa rispetto a Honda o a Yamaha. Per Suzuki il core business, anche internamente all'azienda, proprio localmente, come viene percepita dalle stesse persone che ci lavorano, parlando con chi questi giapponesi di Suzuki li conosce, diciamo il core business è sempre stato quello delle macchine, l'auto, i veicoli commerciali, le moto di serie magari anche così, ma a livello proprio di utilità, i furgoncini, cioè Suzuki in Giappone è un'azienda di questo tipo qua, mentre il racing è stato sempre, diciamo così, un'eccezione, un'occasione su cui tornare ogni tanto più che una regola. Per questo, nonostante Suzuki sia la terza casa giapponese, che di fatto così è, con 2 milioni di moto prodotte l'anno e tante diramazioni anche internazionali in Asia, eccetera, ha una squadra corse veramente piccolina. Non è in linea la squadra corse di Suzuki, non lo è mai stata con le sue dimensioni come azienda. Quindi, diversamente da Honda e da Yamaha, che si assomigliano fra loro di più, Suzuki assomiglia di più a Kawasaki, perché deve obbedire a degli imperativi come gruppo industriale diversi da quelli delle corse e addirittura da quelli delle moto, cioè in Suzuki quello che conta sono altre cose, okay? E quindi ha avuto con le corse lo stesso approccio e gli stessi comportamenti, più vicini a Kawasaki che a Honda e Yamaha, okay? Infatti si è ritirata spesso, ha fatto sorprese, eccetera. Allora, nonostante questo, Suzuki ha raccolto successi incredibili nelle corse, perché ha vinto il mondiale MotoGP con Mir nel 2020, pensate, con Mir addirittura, e poi anche in precedenza aveva vinto in 506 volte. E Barry Sheen, Lucchinelli, Uncini, Kevin Schwanz, Kenny Roberts, con delle vittorie che hanno un sapore molto più mitologico che in altri casi, forse proprio perché ottenute da Suzuki in certi modi un po' particolari. Ha vinto il Superbike con la GSXR, ha avuto e ha attualmente una grande tradizione nelle corse di durata e nelle road races, e come motore anche addirittura in un'altra cosa molto cara agli appassionati, proprio quelli veri storici, cioè quelle dei sidecar, ma poi ha avuto anche situazioni in cui, come nel 2022, ha deciso di abbandonare il progetto MotoGP, lasciando a piedi team e piloti così de botto, senza senso, come dicono in Boris, e quindi fa anche queste uscite qua. E adesso sembra che così di botto, così, sembra che il vento stia cambiando di nuovo, ok? A cosa è dovuto questa cosa, questa roba qua? Visto che il mercato non è il momento, non è sicuramente quello più felice e quello su cui scommettere in avventure di questo tipo. A cosa è dovuto questo cambiamento del vento? Il cambiamento del vento è dovuto alla svolta, al cambio generazionale che c'è stato in Suzuki anche recentemente. Allora, nel 2024, alla fine del 2024, è scomparso Osamu Suzuki, che in realtà il cui cognome era Matsuda, Osamu Matsuda, ma che poi ha preso il cognome della moglie.
quindi la nipote del fondatore Michio Suzuki, che non aveva avuto figli, quindi poi dopo maschi, cioè non c'erano dei discendenti, è arrivato Osamu. Osamu è stato il patriarca che per decenni ha, come posso dire, guidato l'azienda con pugno di ferro o quasi, mantenendo molta importanza anche quando qualche anno fa ha lasciato il lavoro attivo, ok? In Giappone spesso succede così, ci sono delle figure autoritarie che pur lasciando attivamente il controllo di un'azienda ne detengono ancora, diciamo così, detengono ancora una certa autorevolezza che ne influenzano certi comportamenti. Allora, la morte di Osamu, che però ricordiamoci era quello che dal 78 gestiva la Suzuki, quindi era stato anche lui artefice a sua volta di grandi successi, ma poi aveva un po' cambiato idea, eccetera. Con la morte di Osamu se ne sono andati anche alcuni manager, succede spesso così nelle grandi aziende, un po' per età, un po' per diversità di inclinazione, un po' per nuove correnti, questi manager che non ritenevano il racing una priorità, e questo ha aperto la strada ad una nuova generazione di dirigenti. Guardate che nelle grandi aziende, nelle conglomerate, nelle corporation succede così. Proprio durante un evento internazionale recente dedicato ai dealer, che è lì dove si vanno a dire le cose più golose, più interessanti, più, no, più anche incentivanti nei confronti della forza vendita, un manager insieme al nuovo presidente, che è uno che va proprio nelle filiali, veramente nelle concessionarie, va in giro, è uno che insomma ci tiene, Toshihiro si chiama, ha lasciato intendere che il reparto corse sarebbe stato riattivato perché era proprio stato spento, chiuso, e lasciando a Suzuki la partecipazione a delle gare in delle iniziative singole. Okay? Quindi qui arriva il punto chiave. Quindi i nuovi dirigenti vedono nuovamente il motorsport in modo più favorevole, forse ingolositi dai successi delle case giapponesi, che adesso però hanno interrotto, vedono delle occasioni, vedono il motorsport in una nuova veste, e quindi si sta discutendo un piano per il ritorno, partendo dalla Superbike addirittura del 2026 e arrivando alla MotoGP del 2027. Anno più o anno meno potrebbe, in realtà più anno più, potrebbero slittare queste iniziative, però diciamo che i tempi sono quelli lì, MotoGP che segue la Superbike. Ma c'è un enorme ma, ok? Un enorme ma su cui torneremo dopo. Intanto vi dico che la Suzuki Superbike ha molto da raccontare, perché potrebbe col suo approccio, diciamo così, graduale, tornare a riprendere prestigio e anche a ridarlo alla Superbike. Non è un nome qualsiasi. Ha vinto Troy Corser nel 2005 con la GSX-R 1000, dimostrando il potenziale della moto, che poi è quella che è durata di più in tutte le altre corse dei campionati nazionali, nelle road races, eccetera. Poi ha vinto anche con Pirovano e Chambon il mondiale Supersport, sempre con il team All Star di Battà, e poi sempre con il team di All Star di Battà è stata una delle strutture private che ha più creato, portato lustro e scalpore, anche perché era appunto un team privato in un'epoca d'oro per Suzuki, perché Suzuki fece una grandissima avventura grazie a Battà e allo sponsor molto munifico Corona, e furono i fautori del ritorno di Max Biaggi alle competizioni nel mondo della Superbike, quindi una nuova epoca d'oro della Superbike. Quindi se Suzuki decidesse di tornare nel campionato potrebbe ricostruire veramente su basi veramente solide e storiche e veramente molto romantiche quelle sfide dirette con Ducati, con Yamaha e con Kawasaki, e adesso anche con BMW, che prima non c'era, e adesso c'è Bimota ovviamente. Quindi gli indizi sono interessanti, e gli indizi sono quelli che sono stati dati proprio ai dealer con l'intenzione di voler ricomporre, rigenerare, rimettere sul mercato una gamma di moto sportive di serie, da qui il discorso della Superbike, no? Moto sportive di serie che con Suzuki non venivano rinfrescate da un po' di tempo, quando invece ricorderete che Suzuki era anche la casa che si era impegnata di più, perché ha fatto fino a pochi anni fa ultima delle giapponesi ad arrendersi, addirittura la 7,5, la Suzuki 750 che io ho avuto, che era una delle moto più intelligenti per chi sapeva diciamo così veramente guidare e non aveva bisogno di una 1000
per formare alla grande, ma trovava nella 7,5 una moto più equilibrata e intelligente, per questo che l'ho venduta. Ma a parte gli scherzi, diciamo che questo potrebbe essere la porta d'ingresso, di ritorno di Suzuki nelle corse, ok? Quella delle derivate di serie. Ma poi ci potrebbe essere, tutti vorrebbero che ci fosse, il ritorno anche in MotoGP 2027, perché lo sappiamo che il 2027 è l'anno chiave della MotoGP, è l'anno del reset, lo stanno già definendo in tanti. Cambiano i regolamenti tecnici, quindi nuovi motori, nuovi sviluppi. Michelin lascia e Pirelli diventa il fornitore unico di pneumatici per 5 anni, mi pare, creando, diciamo così, un nuovo equilibrio possibile, creando le possibilità di un nuovo equilibrio fra i team. E quindi la notizia, vabbè, che di Pirelli che è uscita in questi giorni, l'avete avuta già oltre un mese fa su Mr. Helmet, ok? Però comunque le cose stanno effettivamente così. Quindi Suzuki di fatto potrebbe sfruttare questo momento per entrare con una moto totalmente nuova senza dover, come posso dire, inseguire tecnologie sviluppate dai concorrenti e senza trovarsi a vivere un periodo eccessivamente lungo di svantaggio. Ma c'è un ma, e ve lo dico, però prima vi presento un amico, ok? Oh, NordVPN è l'amico di Mr. ma non solo, anche di chi naviga, che vi aiuta a mantenere la privacy e la sicurezza mentre fate la cosa più bella che c'è, ovvero surfare su internet, ok? Quindi non so se avete ricevuto qualche messaggino malizioso, qualche invito, qualche cosa, che sono sempre quei messaggi un po' ingannevoli che di solito arrivano quando siete in coda da qualche parte o quando siete impegnati, e in modo che vi trovano sempre, diciamo così, sprovvisti a livello di attenzione. È lì che sono le minacce informatiche più diffuse, ovvero i soliti hacker vi rubano l'account, entrano, perdete informazioni e tutto il resto. Con NordVPN questo non succede più perché ha un filtro anti-malware che funziona benissimo, che vi mette in guardia su tutte le attività maliziose. Ma NordVPN vi consente anche di geolocalizzarvi in ben 111 paesi diversi, e sono tantissimi, in modo che potete, se siete all'estero, guardare la vostra amata TV italiana, o se siete in Italia, dare uno sguardo un po' in giro. Lo potete fare con ben 10 dispositivi, quindi smartphone, altro smartphone, il tablet se ce l'avete, PC fisso, desktop, la smart TV, Android Auto, Apple CarPlay, come vi pare il dispositivo di vostra moglie che fa qualche pasticcio, o di vostra mamma o nonna o nonno che sono un po' più distratti quando navigano. Quindi con NordVPN mantenete la sicurezza, che è la cosa più importante, la privacy, che è una cosa altrettanto importante, e poi vi potete divertire andando in giro per il mondo, sia quando viaggiate, sia quando siete a casa, perché vi potete geolocalizzare. Ci sono più di 7.500 server, quindi la navigazione rimane bella, veloce e fluida, e non è più come qualche anno fa, tanti anni fa, in cui le VPN vi frenavano. Non è assolutamente così. Quindi voi andate su nordvpn.com/Mr. Helmet e scoprite che mega sconto avete supportando Mr. Helmet e acquistando il servizio di NordVPN nel livello che vorrete voi, nella forma che vorrete voi. Scoprirete che super sconto vi portate a casa, che sia un mese o un anno o 2 anni, avete 30 giorni per cambiare idea, ma io vi garantisco che non succederà. Torniamo a noi, e dicevamo che c'era un grande ma per il ritorno di Suzuki. Voi, diciamo che vi ho detto che la notizia è trapelata da parte del presidente di Suzuki, ma questo non significa che non sarà confermato. Ma come? Il presidente? Ma mica l'ha detto uno qualsiasi, ma tu adesso stai mettendo in dubbio la parola del presidente di Suzuki? No, però diciamo che Suzuki, come Kawasaki, perché vi ho detto che ragionano insieme sotto altri parametri e criteri, che sono quelli di aziende che hanno nelle moto non l'attività principale, ma una delle tante attività. Lo sapete, Kawasaki cosa fa, e Suzuki lo sapete che fa molto, molto, ha molto più focus sulle auto e sui veicoli a quattro ruote. Insomma,
ci sono delle decisioni di questo tipo. Allora, Suzuki è stata spesso protagonista di decisioni surreali e inaspettate, cioè il board solo il board, perché questa parola dopo vi renderete conto perché dico sempre il board, ha solo recentemente lasciato a piedi anche Yukio Kagayama, che era un pilota storico di Suzuki anche in Superbike proprio con Biaggi, vi ricorderete, un tester storico, un uomo storico, un team manager storico di Suzuki, responsabile del progetto sulla 8 ore di Suzuki, e quindi l'hanno lasciato a piedi, gli hanno tolto tutto, consegnando di fatto a Ducati Kagayama, Arrabbiatello e un team già pronto per una gara che fino a quel momento, per conoscenze, strutture e tutto il resto, era quasi tabù, no? Per la casa di Borgo Panigale. L'ultima volta che il presidente ha parlato di un futuro nelle corse quando Suzuki correva, e rassicurando tutti, il board aziendale ha preso una decisione opposta, imponendo l'uscita dalla MotoGP. E questo è successo l'ultima volta nel 2022. Ricordate che fino a poche settimane prima il presidente aveva detto: no ragazzi, tutto ok. Il caso di Shinichi Sahara, che era il capo del racing di Suzuki, lasciato all'oscuro di tutto, parla da sé. Quindi l'episodio più clamoroso fu proprio quello, cioè che il capo del reparto corse di Suzuki fino al 2022, Shinichi Sahara, era stato rassicurato e gli avevano detto: vai tranquillo che non lo chiudiamo il progetto di MotoGP. E poi addirittura non solo lo hanno chiuso, ma Sahara è stato uno degli ultimi a saperlo, e da capo del reparto corse di Suzuki gliel'hanno detto mentre era in giro per fare le gare. Lo ha scoperto così, impegnato sui campi di gara. Quindi capite l'assurdità. Il capo del progetto MotoGP completamente tagliato fuori dalla decisione, ma anche dalle informazioni. Quindi altra cosa molto rilevante: con la chiusura del progetto MotoGP, Suzuki ha praticamente svenduto tutto il materiale, dai camion all'hospitality, ma ha anche lasciato sfuggire decine di tecnici, meccanici, operatori, tutte persone fra l'altro bravissime e fra le più competenti, che si sono ovviamente piazzate con efficacia nei vari team, no? Hanno dovuto anche farlo abbastanza velocemente, ma anche gli stessi piloti rinsemir dell'epoca, e adesso dovrà Suzuki recuperare tutto e non sarà facile. Ma soprattutto le decisioni del presidente sono spesso, diciamo così, ribaltate, come quello dei ristoranti che alla fine decide lui, ribaltando la decisione finale di tutti gli altri, sono spesso ribaltate dal board, che obbedisce a esigenze più che altro automobilistiche e soprattutto è molto influenzato dalla forza finanziaria e diciamo così strutturale e aziendale di Toyota. Ecco perché questa voce di un ritorno di Suzuki alle corse è fighissima, perché tutti rivorremmo Suzuki in Superbike e MotoGP, è autorevole perché ne parla lo stesso presidente oltre agli altri dirigenti di Suzuki, ma va tenuta presa con cautela, perché alla fine è il board che decide, e lo dimostra di Suzuki la storia, ok? Il board risponde a Toyota e ve l'ho detto, alla fine è quello che conta. Ecco perché lo stesso presidente è stato abbastanza cauto. Allora, io la conclusione è questa: cosa ci aspettiamo? La situazione è incerta, l'interesse del ritorno di Suzuki è concreto, ma io vi chiedo, voglio saperlo nei commenti: Suzuki farà sul serio questa volta sarà un fuoco di paglia? Farà solo Superbike? Farà solo MotoGP? Farà tutte e due? Farà nessuna di queste due? Scrivetelo nei commenti, e se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi gli aggiornamenti. Ok? Ciao da Mr. Helmet. Ci vediamo presto. Dai che ci sono le gare.